Bentornati carissimi utenti. Allora, oggi torneremo a parlare e soprattutto chiuderemo questa cerchia di questo bellissimo software che ho trovato veramente stupendo e spettacolare nel lavoro che fa e in tutti i prodotti che offre, e stiamo ritornando a parlare di Livu Prof Media. Oggi invece ci soffermeremo su quella ultima parte che avevo promesso, che sarebbe la parte del creator, quindi del classico DVD creator, del classico Blu-ray creator, che è quella più utilizzata, e del classico Ultra HD creator. Quindi andiamo a capire proprio cosa fa questo tipo di programma sotto forma di creator. Ovviamente la stessa parola ve lo dice, su YouTube insomma ce ne siamo molti di creator, quindi significa proprio creare qualche cosa. Su YouTube noi creiamo dei contenuti per voi, per aiutarvi, in questo caso con questo programma, con il Livu Prof Media, creiamo qualche cosa, quindi non è altro che il passare da dei file video che noi abbiamo praticamente, quindi soprattutto quelli delle vacanze, magari avete fatto molti video e avete tutti questi file spezzettati, quindi magari un MP4, un Blu-ray, un MPEG 4, MPEG 2, quello che sia, lo volete trasformare e crearvi proprio il vostro DVD da conservarvi e vedervelo quando volete. Quindi i file sono vostri, ovviamente potete convertirli e potete vederveli in un normale lettore Blu-ray, DVD, quello che sia. Quindi da file prende lì, andiamo a convertire tutti e li creiamo ovviamente sotto forma di DVD. Ma creiamo sotto forma di DVD non soltanto i file, ma lo possiamo abbellire con un classico menu, con tutto quello che c'è all'interno di un disco, quindi creando tutte queste immaginette all'interno del menu che possiamo cambiare. Comunque ora, cambiando inquadratura, vi faccio vedere proprio come funziona la versione creator. Ovviamente sarà per tutti uguale, abbiamo detto e già l'avete visto nei precedenti video, cambierà soltanto la sorgente, quindi se mettiamo DVD creator perché si deve creare il DVD, il Blu-ray perché si deve creare il Blu-ray, e Ultra HD perché dobbiamo creare un Ultra HD. Quindi la metodologia però è sempre la stessa, quindi ci soffermiamo comunque sul Blu-ray creator, che è quello che si utilizzerà di più e sicuramente voi ne traete insomma vantaggio. Quindi in questo caso, non perdendo altro tempo, cambiamo inquadratura e vediamo cosa fa in versione creator questo bellissimo Livu Prof Media. Allora, il programma è già aperto, qua potete vedere sempre Livu Prof Media, oltre a tutto quello che già vi ho fatto vedere. Ora invece ci andiamo proprio a soffermare nella parte creator, quindi come potete vedere qua abbiamo l'Ultra HD Creator, il DVD Creator e poi abbiamo quello insomma che si utilizza di più, che è il Blu-ray Creator. Quindi noi andiamo a soffermarci sul Blu-ray Creator perché abbiamo detto che Ultra HD e DVD si comporteranno allo stesso modo, quindi andiamo a creare il nostro Blu-ray. Quindi cliccheremo su Blu-ray e subito vi compare sempre la classica drag and drop, viene detto, quindi il trascina file è qui. Io già ho creato per esempio qualche file mio che è questa cartellina, quindi io basta che vado a prendere la cartella e vado a mettere all'interno qualche viaggetto insomma che ho fatto io, per esempio in Puglia, nella bellissima Puglia. Saluto sempre tutti i pugliesi e che hanno veramente una bella città, che Bari insomma la trovo veramente bellissima. Comunque è veramente bella tutta la Puglia in generale, anche se Bari proprio la porto nel mio cuore. In questo caso io proprio ho messo qualche scorcio di Bari, insomma del Porticciolo, del famoso Teatro Petruzzelli, e poi un giro che ho fatto oltre anche a Margherita di Savoia. Però se avessi dovuto mettere tutto il giro che ho fatto io della Puglia, praticamente non occorrevano anche altre 10 ore. Quindi in questo caso ho preso questi 3 video proprio per farvi capire il meccanismo. Allora già potete vedere sotto che noi possiamo andare a decidere come vogliamo convertirli questi file, in quale formato finale, il classico output. Se questi 3 file, 10, 20, 30, quanto ne avete voi, ovviamente fino al riempimento del disco, li volete convertire in DVD 5, il classico 4 GB e 7, il DVD per esempio 9, cambiando il classico double layer, oppure i classici proprio Blu-ray, quindi il Blu-ray da 25, il Blu-ray da 50, Blu-ray 66, 100 e così via. Ammettiamo che noi ci vogliamo proprio attenere al DVD 5 e in più qui possiamo andare a decidere se fare il video a 16 noni, quindi proprio un effetto cinema, oppure 4 terzi, il classico quadrato. Ovviamente se voi partite con un telefonino, uno smartphone moderno, ormai tutti gli smartphone, ma già da parecchi anni, registrano tutti a 16 noni. Ma se qualcuno ancora registra perché ha uno smartphone datato, registra in 4 terzi, mi raccomando cambiatelo perché sennò poi si vede male facendo la conversione a 16 noni e viceversa. Quindi se avete il cellulare che registra a 16 noni, mi raccomando,
non mettetelo 4/3 perché poi vi metterà le bande laterali a sinistra e a destra, anziché sopra e sotto come effetto cinema. Dopodiché, cosa possiamo vedere qua? Qua possiamo vedere che abbiamo appunto dei template, quindi classici praticamente menu, che possiamo andare a scegliere, quindi per esempio potete anche andare a fare partire il disco così per com'è senza creare un menu, ma se volete fare qualche cosa di carino per conservarlo, possiamo creare un menu per esempio standard, andando a creare e a cliccare questo menu standard e lui già vi fa vedere un'anteprima, per esempio anche un business, quindi già lui vi dà comunque cliccandoci praticamente il primo video che c'è all'interno come menu e poi tutto il resto come sarebbe praticamente il menu direttamente iniziale che vi spunterebbe nel vostro lettore quando lo andate a inserire. Quindi in questo caso, per esempio, facendo play, già qua si vedrà quello che ho fatto io, prende come video, tutto a susseguirsi ovviamente. Quindi in questo caso si potrebbe andare anche indietro e andare a scegliere qualche altro template. Qua, come potete vedere, ce ne sono veramente tanti. Questi sono quelli integrati, per esempio se state facendo un disco di Natale, un viaggio soprattutto avete fatto a Natale, o anche riprendere quella cena di Natale con tutti i parenti, tutti i familiari, potete sceglierne benissimo anche uno per esempio di Natale. Ovviamente non c'entrerà niente con questo viaggio mio, però per esempio se io fossi partito nel periodo di dicembre, di Natale, magari si vedevano dei festoni, ecco questo potrebbe essere un template veramente carino. Quindi in questo caso praticamente avete capito che qua avete un bel po' di template da andare a scegliere. Non è obbligatorio perché abbiamo detto possiamo anche mettere no menu. Ma la bellezza di questo programma è che possiamo anche andarli a scegliere online, quindi a scaricarli. Quindi mi raccomando, andate a vedere tutti i prezzi, che ripeto, molte cose sono in sconto. Andate a scaricare i vostri template e devo dire che veramente ce ne sono parecchi, quindi non ne mancano template, cioè potete veramente far creare qualche cosa di carino andando sull'online. Per giunta si può andare anche sul personalizzato, quindi andando a prendere qualche template precedentemente scaricato e creare il tutto. Ma ammettiamo io ne voglio scegliere qualcuno praticamente integrato, quindi in questo caso vediamo se c'è qualche cosa che ci può fare capire che è una vacanza. Ecco, per esempio anche questo potrebbe andare bene, quindi in questo caso non rimarrà altro che andare a masterizzare praticamente, quindi in questo caso oltre a andare a scegliere il template se online, se non online, eccetera, 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 lui sotto vi dà lo spazio, quindi mi raccomando attenetevi a massimo 4 GB e 38. Io dico sempre non riempiamolo al massimo perché non è adatto riempirlo al massimo, non è suggerito, quindi fermatevi sempre qualche cosetta, qualche centinaio di mega prima. Se qua è 4,38, mi raccomando non andate oltre i 4,30, lasciate sempre un po' di spazio per avere una masterizzazione perfetta. Dopodiché abbiamo detto, una volta che abbiamo scelto tutto, possiamo andare su masterizza e qua sempre la stessa cosa, dobbiamo andare, una volta che noi andiamo a inserire il nostro dischetto, qua sarà bianco perché non c'è collegato il masterizzatore, quindi una volta che voi avete inserito il vostro dischetto vergine da 4,7 in questo caso, se lo volete fare su DVD, mi raccomando, se scegliete Blu-ray, inseriamo però il Blu-ray all'interno. Ovviamente dovete avere il masterizzatore Blu-ray. Quindi in questo caso andate a scegliere qua il dischetto che sarà vuoto, qua c'è il nome dell'etichetta, quindi la potete cambiare se volete, soprattutto dove la vogliamo andare a salvare. Dopodiché una volta che avete sistemato il tutto qui, ma sarà sempre automatico una volta che mettete il disco, dovete cliccare soltanto masterizza. In questo caso ovviamente lui masterizzerà il tutto e dovete soltanto attendere praticamente. In questo caso, dato che il disco non ce n'era, lui comunque lo masterizza lo stesso. Già avete visto anche l'estensione .vob che, se mi avete seguito in altri video, è proprio l'estensione del DVD, quindi originale. Quindi in questo caso, dato che io non ho messo il disco, lui me lo sta comunque masterizzando per io poi farlo magari un giorno dopo, perché magari momentaneamente il disco non l'ho a casa, lo devo acquistare. Qua sul desktop potete vedere che lui già mi sta creando praticamente il DVD, pronto comunque per essere anche masterizzato dopo. E vi ricordo che possiamo masterizzare il tutto anche dopo, sempre con il Livu Prof Media 13. Quindi praticamente questo è quello che fa il Livu Prof. Quindi ovviamente io lo annullo perché non mi servirà a portare a termine la masterizzazione, anche se ovviamente è veloce. Quindi la stessa cosa comunque noi andando su Home la possiamo ripetere sia per l'Ultra HD Creator, come potete vedere rimane tutto perfettamente uguale, quindi sempre scegliere il template che volete, eccetera, eccetera. Oppure praticamente possiamo anche scegliere praticamente anche il DVD Creator, quindi direttamente stessa procedura precisa, identica, non dobbiamo fare altro, soltanto che andare a scegliere praticamente la nostra
il nostro output è quello che noi insomma desideriamo. Quindi se vogliamo creare un Ultra HD sempre a disco, se vogliamo creare un Blu-ray sempre a disco, o se vogliamo creare un DVD sempre a disco. Ultima cosa, non meno importante ovviamente, è che qua accanto al masterizzo, una volta che abbiamo scelto tutto, abbiamo anche dei dettagli e qua possiamo andare a vedere tutti i video, insomma, che noi abbiamo nominato, quant'è la lunghezza di ogni singolo video, praticamente, e qua sempre possiamo andare a scegliere i sottotitoli, l'audio, se abbiamo più varietà di audio, e qua sempre possiamo andare a modificare, come abbiamo fatto sempre comunque, quindi avendo già visto questi passaggi nei vecchi video che ho fatto di Live Prof Media, possiamo anche andare sempre, prima di convertire ogni singolo file a DVD, possiamo andare a dare una bella ritoccata, quindi dal classico video audio, dal classico ritaglia, possiamo girare il video, insomma già tutto questo è stato visto, possiamo tagliarlo, possiamo dare qualche effetto. Ovviamente una volta che noi abbiamo finito, lui ovviamente modificherà questi video e dopodiché creerà sempre il video finale. Quindi ricordatevi sempre che se dovete andare a riparare, aggiustare, fissare qualche cosa veramente all'interno del video prima di convertirlo e crearvi il proprio dischetto, potete sempre farlo andando sull'icona accanto al masterizza, questi piccoli 4 quadratini che sarebbe la classica miniatura. Quindi vi ho fatto vedere cosa fa questo programma come creator, è davvero veramente ottimo, perché io trovo ottimo in generale tutti i programmi che comunque fanno fare questo lavoro di far convertire in supporti vergini, quindi Blu-ray, Ultra HD, DVD, quelli che esistono a disco proprio fisico, questi nostri file di vacanza, file personali, quello che sia, però trovo ancora più bello che il programma comunque permette sempre su ogni singolo file, prima di convertire il tutto a supporto vergine, di far dare quell'aggiustata, quel quid in più, quel taglio, quel tocco di magari di saturazione, quella luminosità, insomma tende sempre prima di far convertire il tutto un peletto di aggiustare, nemmeno un peletto perché è molto di più di un peletto, di aggiustare il file prima di masterizzarlo direttamente a supporto vergine. Quindi questa la trovo davvero una cosa eccezionale. Vi raccomando, andate sul sito, vi lascerò il link in descrizione sia del sito in generale di Live Prof Media e sia di questo pacchetto creator, perché sotto troverete veramente molti sconti, soprattutto perché sono in offerta. Che dirvi, spero vi sia piaciuto quest'ultimo video, questa chiusura di questa parte di video, e che dirvi, vi aspetto sempre con i prossimi video. Ciao a tutti!